Buongiorno Gin Lover, sono Pier Cesare, sono il vostro Master Distiller qui dai campi dell'azienda agricola Sci Moonshine in distilleria. Oggi vi farò vedere come creare un London Dry Gin distillato in corrente di vapore con le erbe aromatiche che coltiviamo qui sui nostri campi. Ma prima di tutto mettete un like al video, iscrivetevi al canale e qui sotto vi metterò tutti quelli che sono i riferimenti agli strumenti che andrò a utilizzare e anche a questo fantastico alambicco di saggio che sempre più distillerie artigianali stanno utilizzando per fare le prove, dei London Dry Gin che poi porteranno in produzione negli alambicchi più grandi. Sì, perché è un alambicco che nelle dimensioni e nella parte in cui si lavora in correnti di vapore, in estrazione delle nostre erbe aromatiche, assomiglia molto a quello che noi utilizziamo all'interno degli alambicchi a produzione per la creazione di London Dry Gin. Quindi vi permette di non sprecare alcol e non sprecare tempo e di avere delle ricette che in un futuro potreste anche portare e far produrre da una distilleria. Ma partiamo intanto a vedere come si prepara il nostro piccolo alambicco di saggio. Qui dietro vediamo due entrate per l'acqua, questa è la colonna di raffreddamento. L'alambicco viene fornito già di tubi, e di un riduttore per collegarlo al lavandino. Mi raccomando, il tubo di carico dell'acqua va sempre messo sotto, e quello di scarico sopra. Questo ci permette in controcorrente di riempire la nostra colonna di raffreddamento e quindi di non creare degli shock termici al nostro gin che se si scalda, quindi se il vapore non viene raffreddato bene, non solo perdiamo alcol ma perdiamo anche aromi. Quindi carico dell'acqua sotto e scarico dell'acqua sopra. Comunque i tubi vi vengono forniti quando acquistate questo distillatore. Non solo importante è un termometro che noi andremo a mettere sulla caldaia, questo ci darà alcuni riferimenti quando andremo per esempio a capire che la nostra distillazione ormai è giunta alla fine, quindi la temperatura da quella di evaporazione dell'alcol che è 78-80 gradi comincerà a alzarsi verso temperatura di evaporazione dell'acqua, le nostre erbe ormai dopo questi 3/4 d'ora di distillazione saranno ormai completamente estratte e dovremo quindi togliere il nostro cuore del gin. Vedremo poi come funziona la temperatura. Ma non solo, abbiamo anche un riferimento in questo alambicco di eccezione. Vediamo adesso, apriamo quello che è il nostro basket dove andremo a inserire le nostre botaniche per l'estrazione del nostro aroma del gin, che è questo. Vediamo che questo alambicco ha un basket per l'estrazione delle erbe aromatiche molto capiente e quindi ci darà la possibilità di lavorare anche con 1 litro di miscela di acqua e alcol che poi andremo a preparare. Quindi qui inseriremo le nostre erbe aromatiche, vi dirò come inserirle. In questo caso partiremo con quelle più delicate in modo che quando giriamo rimane in alto e alla fine metteremo quelle più resistenti che non solo amano il caldo che arriva dalla caldaia per dare il migliore aroma, ma andranno a proteggerci anche quelle più delicate. E alla fine si inserirà questo coperchietto per fare in modo che le erbe non caschino all'interno della caldaia. Molto importante perché non mettiamo le erbe aromatiche all'interno della caldaia, perché purtroppo l'unico difetto, e non potrebbe essere altro, è che questo alambicco è a fuoco diretto, quindi se mettiamo il nostro ginepro, anche se sono erbe resistenti, le nostre bacche di coriandolo nella caldaia, potremmo andarle a bruciare e avere un cattivo aroma o comunque un aroma di cotto all'interno del nostro gin, mentre se lavoriamo tutto in corrente di vapore il nostro gin avrà un profumo già appena uscito unico. Mi raccomando, il gin meglio farlo riposare per qualche giorno in modo che gli aromi si stabilizzino, prima di assaggiarlo o farlo assaggiare ai propri amici. Ma vediamo che intanto noi utilizziamo una piastra di induzione, metterò sempre il link qui sotto. Questa piastra di induzione ci permette, tramite naturalmente un adattatore, che è questo piattino,
ferro magnetico, perché altrimenti il rame non l'attiverebbe e non si scalderebbe, di comunque avere un riferimento dei gradi in cui andiamo a distillare, o comunque che vediamo che la nostra distillazione ha la giusta durata e il giusto flusso di alcol che esce dal nostro raffreddamento, ok? E quindi ci dà un'indicazione che ci servirà anche poi per le future prove, nel senso che sappiamo che a 120-140 gradi indicati da piastra la nostra temperatura ottimale di distillazione, per le future prove continueremo a usare quella temperatura. Ok? Semplicemente ci semplifica rispetto a quello che è un fornello a gas o una piastra, diciamo, elettrica, che non ci dà un riferimento sulla temperatura. Ma adesso andiamo a preparare il nostro gin. Intanto prepariamo con il nostro alcol buon gusto una miscela, grazie a questa brocchetta graduata, di acqua e alcol al 50%. Quindi se andiamo a fare 1 litro metteremo 50 cl di alcol buon gusto, ok? E 50 cl di acqua. L'acqua che mettiamo in caldaia non è necessario che abbia dei requisiti particolari, perché comunque non passerà, noi estrarremo da questa miscela il nostro alcol, semplicemente acqua e alcol ci permette di portare il volume alcolico a un grado sicuro, perché l'alcol sotto i 60 volumi alcolici non è più infiammabile, e di avere il giusto tempo di estrazione, di evaporazione dell'alcol, ma quello che poi noi andremo ad estrarre, di avere come risultato finale il nostro gin sarà praticamente lo stesso alcol, quasi a 96 volumi alcolici, in questo caso sarà 85, che andremo a estrarre dalla caldaia per farlo passare nelle aromatiche ed aromatizzarlo. Quindi, brocchetta graduata, mettiamo il nostro alcol all'interno della caldaia. Ecco qui, la nostra miscela è pronta, ma adesso partiamo e andiamo a inserire le nostre erbe aromatiche grazie a un bilancino che è qua davanti, e vi darò le quantità utilizzando 2 cucchiai, diciamo uno da caffè e uno da minestra, per darvi un'indicazione delle quantità delle erbe aromatiche che vanno messe all'interno del nostro basket per creare il nostro gin. Naturalmente, se volete delle indicazioni più precise, quindi una ricetta di London Dry Gin, la trovate nei nostri fantastici box Shea Moonshine, che trovate sul sito sheagin.it, il nostro e-commerce. In questi box trovate sia la ricetta per London Dry Gin, sia tutte le nostre erbe aromatiche per produrlo, anche quelle molto particolari. Quindi partiamo, mettiamo qui il nostro basket e andiamo a pesare le nostre erbe aromatiche partendo da quelle più delicate o da quelle che vogliamo che si sentano di più. Quindi partiamo intanto sicuramente dai nostri petali di rosa. La rosa è molto leggera, quindi potete anche utilizzare un cucchiaio più capiente, ok, che ci dà già la giusta quantità di rose che andremo a mettere dentro. Poi metterò il pepe. Il pepe è sicuramente una spezia resistente, ma io lo voglio sentire più delicato, perché il pepe è comunque molto impattante sul profumo aromatico, e comunque questo pepe ha un profumo unico, dovete provarlo, ma lo metto insieme alle erbe delicate perché voglio che si senta in modo molto, che venga, diciamo, estratto in modo molto preciso, e che le altre erbe sotto non mi facciano da filtro a quelli che sono i miei profili aromatici. Per il pepe naturalmente mettiamo un piccolo cucchiaino, anzi direi mezzo cucchiaino, ok, da caffè, perché come abbiamo detto è molto 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 aromatico. Per pulire e comunque dare freschezza, gli agrumi, il gin è un prodotto molto fresco che si beve d'estate, ma sappiamo benissimo, molti mettono
quelle che sono le fette di limone nel frigorifero, il limone ha anche la capacità di assorbire gli odori, quindi di assorbire magari quella parte di erbe aromatiche che verso la fine tendono a cuocersi, e non solo, l'agrume comunque ci dà anche una freschezza al nostro profilo aromatico, e comunque oggi è molto di moda avere dei gin agrumati, ma noi lo mettiamo diciamo solamente per dare freschezza e per assorbire alcune odori che si potrebbero sviluppare alla fine della distillazione quando le erbe aromatiche vengono sottoposte a una temperatura più alta. Quindi basta una piccola scorzetta e ci depurerà e ci pulerà il profilo aromatico. Poi partiamo dalla melissa. La melissa è molto leggera, allora in questo caso possiamo utilizzare anche un cucchiaio, come abbiamo visto, più grande. Ecco qua. Poi l'elicriso. L'elicriso ha un profumo unico, parliamo di fiori dell'elicriso in questo caso, perché sanno di curry, viene chiamata anche la pianta del curry, mentre il tronco, diciamo la parte delle foglie, sa di liquirizia, quindi a seconda di quello che utilizzate avrete degli aromi completamente differenti, una pianta unica. Anche qui ci mettiamo un mazzetto, quindi può essere un cucchiaio diciamo più grande, ok? E lo infiliamo qui nel nostro basket delle erbe aromatiche. La lavanda come vi ho detto è molto intensa, in questo caso andremo a usare un cucchiaino da caffè. Ecco qua, adesso abbiamo finito quelle che sono le erbe aromatiche più delicate, ok? Io metterei comunque fra le prime, diciamo fra quelle più resistenti, quella che è la granella di cacao. Anche qui non esagererei, controllo bene la bilancia e metterei un cucchiaio da caffè. Questa granella di cacao è un cacao particolare perché anche questo viene coltivato nelle isole africane São Tomé e Principe ed è una granella con profumo unico, ma trovate anche qui, oltre a varietà di pepi molto ampi in commercio come Timut, come Suichan o come comunque pepe rose e tutto il resto, pepe di Java, trovate comunque varie varietà di cacao per utilizzarlo per avere profili aromatici anche differenti. Successivamente io metto il nostro coriandolo. Il coriandolo comunque ha una speziatura agrumata, quindi è speziato ed agrumato ed è molto delicato come profilo, quindi vediamo, possiamo mettercene un bel cucchiaio pieno da caffè. Ecco qua. Alla fine abbiamo l'angelica. L'angelica, che è presente in tanti gin London Dry, artigianali e non, è comunque una pianta che ha una particolarità, prolunga quello che è la persistenza dell'aroma del nostro gin in bocca. Okay? Questa caratteristica, che è un fissatore quindi dei sapori, dei profumi, lo ha anche il giaggiolo, quindi quello che è l'iris, ma l'iris ha un costo molto superiore, ma potrebbero essere utilizzati anche entrambi. Anche per l'angelica mettiamo un cucchiaino pieno da caffè. Adesso è rimasto il ginepro, il nostro protagonista. Il ginepro sicuramente è in quantità molto superiori rispetto alle altre erbe aromatiche e vediamo quanti cucchiaini dobbiamo mettercene. Utilizziamo il cucchiaio più grosso. 2 cucchiaini esatti, pieni, sono la quantità corretta di ginepro che ci aiuta a dare quell'aroma balsamica, ok, fresca al nostro gin e che naturalmente lo rende un vero gin. Alla fine noi controlliamo
all'interno che le erbe aromatiche siano posizionate bene, ovvero che non ci siano erbe che lasciano degli spazi vuoti che possono, diciamo, pregiudicare quella che è l'estrazione del nostro alcol che farà passando in mezzo a queste. Quindi mettiamo sulla caldaia quello che è la nostra guarnizione e mettiamo il piattino che impedisce alle erbe aromatiche di finire all'interno della caldaia. Lo giriamo, opla, vedete che non è uscito niente, e lo fissiamo sul collo del nostro lambicco. Questo lambicco è molto interessante perché ha una chiusura ermetica che impedisce quindi, visto che noi lavoriamo con l'alcol, che questo trovi dei buchi e possa uscire. Quindi metteremo il nostro alambicco sul nostro fornello, poi vi metterò alcune immagini di distillazione e in questo caso andremo a impostare la nostra temperatura. Sulla mia piastra è circa 140 gradi, che mi permetterà di arrivare in poco tempo, un quarto d'ora giù di lì, a temperatura, quindi a 79-80 gradi. La temperatura so che è corretta, so comunque che l'alcol evapora a questa temperatura, ma so che è corretta perché vedremo che a 79-80 cominceranno a uscire le prime gocce del nostro gin. Non vi preoccupate, se usate un alcol ottimo non ci sono parti tossiche, perché le parti tossiche, quello che è il metanolo, è stato già tolto nel nostro alcol buon gusto quando è stato distillato, quindi questo è un alcol alimentare e quello che uscirà sicuramente è un prodotto sicuro. Ma se volete togliere alcune gocce che escono, diciamo, all'inizio, è solamente per aromi molto forti che si formano all'interno del gin. Quindi metteremo poi la nostra brocchetta, una brocchetta graduata, e vedremo che la nostra distillazione finirà quando arriveremo a estrarre, diciamo, i nostri 50 cl di alcol. Io mi fermerei un po' prima, magari a 45 cl, e arriveremo a una temperatura di 85 gradi. Quindi partiremo da 80, 79, 80, quando arriveremo proprio all'inizio degli 85 e vediamo che ormai avremo circa estratto del nostro gin circa 45 cl, quello sarà il nostro cuore. Il restante, quello che uscirà, sarà la coda. Quindi alzandosi la temperatura e scaldando molto le erbe aromatiche, dopo circa 3/4 d'ora queste erbe aromatiche ormai sono state estratte completamente, avremo il nostro cuore del gin che andremo a separare. Una volta che l'abbiamo separato, facciamo una prova e poi vediamo. Avremo i nostri 45 cl. Questo lambicco normalmente riesce ad arrivare a una performance di 85 volumi alcolici in uscita, quindi un po' di alcol sicuramente rimarrà in caldaia nella nostra coda, ma quindi avremo un prodotto da 45 cl a 85 volumi. Quindi se aggiungiamo altrettanta acqua, quindi altri 45 cl, avremo un gin intorno ai 43 volumi alcolici, anche senza andarlo a misurare. Questo è un alambico che assolutamente vi stupirà. Lavoriamo in correnti vapore, abbiamo visto, per non bruciare le erbe aromatiche in caldaia, e mi raccomando andate a vedere tutti i link che vi ho messo sotto questo video, non solo per i contatti se volete venire qui, imparare a aprire la vostra distilleria, ma anche per tutta l'attrezzatura che ho utilizzato per creare questo fantastico gin. Vi saluto e ci vediamo qui a un prossimo video da Pier Cesare di Sce Gin sui campi dell'azienda agricola Sce Moonshine. Ciao!